Ciao, sono Roberto Formato. Svolgo un Master in Management all'Università di Losanna ed ho fatto della responsabilità sociale delle imprese e della sostenibilità il fulcro dei miei studi. Oggi, basandomi sul loro rapporto di sostenibilità del 2021, vorrei provare a rispondere circa in 10 minuti alla domanda: quanto è sostenibile Zalando? Roby analizza dei report e in più canta malissimo. Il fulcro delle attività di sostenibilità di Zalando è la loro iniziativa Do More, che è basata sui pilastri pianeta, prodotto e persone, per i quali hanno obiettivi specifici. Inoltre, Zalando cerca di diventare una Net Positive Organization grazie all'aiuto della Net Positive Project. In pratica vogliono rimettere nell'ambiente e nella società più di quello che assorbono. Giusto per chiarirci, se Zalando produce 1 tonnellata di CO2 con i loro trasporti, allora pianterà 50 alberi per assorbire 1 tonnellata,05 di CO2. Scrivono il loro rapporto sulla base degli standard GRI, il che è ottimo, perché non esiste ancora uno standard internazionale o una legge che definisca come scrivere un rapporto non finanziario o di sostenibilità. Questa organizzazione porta un po' di chiarezza, definendo quali termini utilizzare e in linea di massima come stilare il rapporto. Passiamo ora a cosa ci raccontano i pilastri dell'iniziativa Do More, vedendo i loro obiettivi. Pianeta. Obiettivo 1. Ridurre le emissioni GHG a zero. Questo tramite due sottobiettivi. Il primo è ridurre le emissioni di scope 1 e 2, dirette e indirette diciamo, dell'80% rispetto al 2017 entro il 2025. Per ora hanno ridotto già del 64%, il che vuol dire che sono abbastanza vicini all'obiettivo del 2025. Inoltre utilizzano il 100% di energia rinnovabile nelle operazioni che gli appartengono. Questo vuol dire però che se qualcuno è partner non rientra nel calcolo, ma vabbè, è già mica male. Il secondo sottobiettivo è quello di ridurre le emissioni di Scope 3, ossia quelle che arrivano dai partner, che sono quasi la totalità per Zalando, del 40% per milione di euro di profitto lordo sui prodotti privati entro il 2025 rispetto al 2017. Sì, vabbè, sto obiettivo non è che mi ha convinto tanto, eh. In pratica per ogni milione di utile lordo che fanno cercano di abbassare le emissioni della loro linea privata, quindi Peer 1, Your Turn, ZNG, del 40%, ma se fanno 2 milioni cosa vuol dire? Che è il 40% del 40%? Non mi è molto chiaro, ma comunque hanno raggiunto l'obiettivo perché sono già al 45%, quindi bravi, suppongo? Inoltre, legato a questo sottobiettivo, vogliono che i partner responsabili per il 90% delle loro emissioni di Scope 3 abbiano obiettivi scientifici, che sono quelli che stiamo vedendo adesso, misurabili, non obiettivi tipo rendere il mondo più verde, che non vuol dire una sega. In ogni caso sono al 51% dei partner, il che è buono, però non bisogna immaginare che la pressione arrivi soltanto da Zalando. C'è da dire che Zalando tuttavia si impegna ad aiutare i suoi partner a ridurre le emissioni, facendo degli audit e della formazione nelle loro fabbriche, il che è molto positivo. Ah, e in più piantano degli alberi, che, oh, non fa mai male. Obiettivo 2. Trasformare il packaging per ridurre gli sprechi. L'obiettivo scientifico qui è, entro il 2023, avere il design di un packaging che minimizzi lo spreco, quindi non ti arriva una scatola così per un paio di calze. Oltretutto vogliono eliminare i materiali ad uso singolo, specialmente la plastica. E sì, l'obiettivo è buono, però avere il design e effettivamente produrre un certo tipo di packaging sono due cose diverse, quindi potrebbe essere un po' una paraculata, però non sono sicuro, quindi sarà da vedere l'anno prossimo. Bisogna dargli credito però perché delle 68.000 tonnellate di materiale proveniente dal packaging che hanno utilizzato, 89% di questo era di fonti riciclabili e il 99% era riciclabile. Quindi c'è da dire che a livello di materiale stanno andando abbastanza forte. Prodotto. Obiettivo 1. Spingere a scelte più sostenibili.
entro il 2023 avere il 25% del loro volume di vendita che arriva da prodotti più sostenibili. In questo obiettivo possiamo sostenere noi Zalando, selezionando maggiormente prodotti che hanno il tag sostenibile, che è dato secondo criteri che vengono rivisitati annualmente e al momento sembrano essere gli stessi dell'anno scorso. E questi criteri sono un po' generosi con questo tag sostenibile. Il fatto è che ci sono molteplici criteri che ti possono dare accesso al tag sostenibile e basta soddisfarne anche solo uno di questi, e il che può creare diverse incoerenze, tipo avere il 50% di cotone riciclato, però nelle stampe delle tue magliette usi prodotti chimici. Quello che avrei voluto vedere sono dei criteri base da soddisfare e poi aggiungerne uno per ottenere il tag sostenibile. Anche perché, indovinate chi si è fatto abbindolare? La cosa positiva è che l'anno scorso siamo passati da 80.000 a 140.000 prodotti con marchio sostenibile, il che è buon segno. E inoltre per i loro prodotti a marchio privato hanno degli obiettivi relativamente ambiziosi. Obiettivo 2: estendere la vita del fashion. Entro il 2023 applicare almeno a 50.000 prodotti principi di circolarità. Questo è il loro design semplificato del concetto di circolarità e per ogni fase di questo grafico intraprendono delle iniziative. Per il design e la fabbricazione c'è il passaporto del prodotto, che in pratica dà al cliente la possibilità di informarsi sull'origine del prodotto, e inoltre fanno formazione ai loro partner su come approcciare il settore in modo circolare. Per l'uso hanno lanciato una partnership a Berlino per riparare i propri vestiti. Per il riuso invece c'è la possibilità di inviarli i loro vestiti che, se venduti, diventano buoni Zalando, oppure vengono dati in beneficenza. Inoltre, per chiudere il loop, fanno parte di un gruppo che mira a rendere disponibili vecchi vestiti per il riciclo dei materiali. Persone. Obiettivo 1: alzare l'asticella riguardo agli standard etici. Entro il 2023 continuare ad aumentare i nostri standard etici e lavorare solo con partner che li condividono. Le iniziative si basano su quello che chiamano il Due Diligence Framework, ossia questo qui. In pratica quello che fanno è aderire a iniziative di altre organizzazioni per poi fare degli audit ai loro partner, con la promessa anche di rompere le relazioni con i partner che non hanno lo stesso livello etico, diciamo, e che non presentano una volontà nel raggiungere lo stesso livello. Al momento ci sono pochi dati per dare un vero giudizio. Obiettivo 2: preparare i propri lavoratori per il futuro. Entro il 2023 vogliono aver formato 10.000 persone per le abilità richieste in futuro. Questo comprende l'upskilling, quindi migliorare le tue abilità per il lavoro che stai facendo ora, il reskilling, in pratica insegnarti un nuovo lavoro, e il metaskilling, ossia insegnarti delle capacità che sono utili sempre, tipo a livello di mindset. Queste formazioni sono basate su dei megatrend che hanno individuato e sono offerte anche lungo la loro supply chain, ad esempio in Bangladesh. Di per sé per ora hanno formato circa 3.000 persone da quando i progetti pilota sono partiti, ossia nel 2020. Ok. Abbiamo passato in rassegna tutto il Sustainability Report di Zalando e adesso possiamo provare a rispondere alla domanda iniziale. Quanto è sostenibile Zalando? Beh, prendendo una scala molto semplice da 1 a 10, secondo me Zalando si merita un 6. Il 6 per me rappresenta la sufficienza, ossia se tutti facessero quello che sta facendo Zalando si andrebbe nella giusta direzione. Però, considerando il suo modello di business e il ramo della sostenibilità, Zalando non si può considerare un innovatore. Basta guardare che molti degli obiettivi che si sono fissati sono stati raggiunti o quasi nel giro di un anno o due, il che mostra come è l'intero settore ad andare in quella direzione lì. Perciò rafforza la tesi che Zalando non è un innovatore ma un partecipante attivo, diciamo. Ma ci sono altri motivi che non mi fanno dare a Zalando un punteggio più alto. Uno di questi è che nel Fashion Transparency Index hanno fatto solamente il 45%, hanno un punteggio del 45%, che è un sacco meglio del 16% che avevano nel 2017, però comunque non si può dire che sia sta gran cosa. Un'altra cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso è che certi obiettivi non erano così chiari
E sì, sono d'accordo che non è semplice scrivere degli obiettivi chiari per tutti, specialmente per chi non è del settore, però se vuoi andare verso la trasparenza è qualcosa che devi fare. Ed infine c'è il fatto che i loro marchi privati non sono valutati così bene su Good On You, che è un'applicazione che valuta la sostenibilità di alcuni brand del fashion. Perciò, inoltre c'è da dire che questi rapporti non sono obbligatori da scrivere, sono sempre più richiesti, specialmente per le aziende quotate in borsa, ma questo diciamo che spezza una lancia in favore di Zalando. Infine si deve dire che la sostenibilità è un processo, si può sempre migliorare. Perciò confido in Zalando per avere obiettivi sempre più ambiziosi, fare sforzi sempre maggiori ed essere sempre più trasparente. Questa è l'analisi secondo cui io ho dato il mio voto, però magari non siete d'accordo e quindi è giusto che voi vi facciate una vostra idea e decidiate come rapportarvi all'azienda. Ok, questo era un video di test per me e vorrei chiedervi un feedback adesso. Vorrei capire se il contenuto è interessante, se il formato è interessante, se preferite video magari più lunghi con più dettagli o video più corti con un po' meno dettagli, se volete più cifre, meno cifre, tutte queste cose qui. Qualsiasi cosa vi venga in mente andate a scriverla nei commenti, suppongo, oppure scrivetemela direttamente, così posso capire anche se l'investimento di tempo che c'è in questo video valga la pena. E ecco, grazie mille e alla prossima.